Com'è fatto il mondo che ci circonda? Sappiamo che noi siamo fatti di cellule, le cellule sono fatte di molecole, le molecole sono fatte di atomi, gli atomi sono fatti di elettroni e nuclei, i nuclei sono fatti di protoni e i protoni e i neutroni sono fatti di quarks. La storia però di come si è arrivati alla scoperta dei quarks e di esattamente come stanno all'interno dei protoni e dei neutroni è veramente interessante. E se state con me fino alla fine del video, vi faccio vedere l'immagine più esplicativa e migliore che abbiamo al momento su come è fatto veramente un protone. Se siete pronti, iniziamo! Per questa storia dobbiamo tornare indietro a dove ci eravamo lasciati con il video dell'antimateria. Quindi avevamo detto, si è scoperto il positrone, il gemello positivo dell'elettrone. Ok, guardiamo la nostra tavola delle particelle che erano conosciute. È più o meno così. Ok, se ne sono aggiunte alcune. È stata una rivoluzione concettuale molto importante, ma possiamo dire che questa tavola non è stata sconvolta. Nella storia, invece che andiamo a vedere ora, questa tavola verrà completamente stravolta. Andiamo indietro al 1935. Un problema della fisica di allora era capire come mai protoni e neutroni stessero insieme nel nucleo. Infatti, protoni e protoni per la forza elettromagnetica si sarebbero dovuti respingere. I neutroni invece non avevano tecnicamente nessuna forza che li tenesse anche loro dentro nel nucleo. Nel 1935, quindi, il fisico giapponese Yukawa propone una nuova teoria. Yukawa propone che protoni e neutroni fossero tenuti insieme all'interno del nucleo da una forza che fosse in grado di sconfiggere sia gravità che elettromagnetismo e appunto avesse un ruolo solo all'interno del nucleo perché nella vita di tutti i giorni non l'avevamo mai vista. Doveva quindi essere una forza che agiva a distanze molto piccole, ma a distanze di tutti i giorni era praticamente irrisoria. Senza troppa fantasia, Yukawa la chiama la forza forte. Yukawa quindi lavora a un modello teorico per questa forza. Dai calcoli di Yukawa veniva fuori che era possibile avere una forza di questo tipo a patto di avere un mediatore massivo. Che cosa vuol dire? Il mediatore della forza è una particella che consideriamo non di materia, ma solo una particella che porta appunto la forza da un punto A a un punto B. Ad esempio, il mediatore della forza elettromagnetica è il fotone. Il fotone quindi fa da messaggero. Se ci sono due cariche elettriche, è il fotone a metterle in contatto tra di loro e a farle attrarre. Il fotone, tra l'altro, è una particella senza massa, mentre dai calcoli di Yukawa veniva fuori che il portatore della forza forte, per avere le caratteristiche di cui abbiamo parlato, avrebbe dovuto avere massa. Questa di fatto è una previsione che Yukawa faceva. Yukawa in realtà riesce anche a stimare, secondo lui, che massa dovesse avere questa particella. Iniziano quindi le ricerche per la particella di Yukawa. Nel 1936 il nostro ormai amico Carl Anderson, che aveva fatto anche l'esperimento per la scoperta del positrone, scopre con lo stesso metodo, quindi guardando raggi cosmici, che sono queste particelle molto energetiche che arrivano da fuori lo spazio, e guardandole dentro una camera nebbia, che è questo strumento che permette di vedere le traiettorie lasciate dalle particelle, trova una nuova particella, che chiameremo il muone. Il muone aveva una massa che si avvicinava a quella prevista da Yukawa per la sua forza. Però dopo successivi esperimenti si capiva che non interagiva quasi per nulla con protoni e neutroni e che quindi non poteva centrare niente con questa forza forte. Il muone, viene quindi capito, è solo il cugino più pesante dell'elettrone. Viene aggiunto alla nostra tabella e vabbè, andiamo avanti. Dopo 10 anni, sempre con lo stesso metodo, sempre dai raggi cosmici, arriva un altro candidato di particella di Yukawa e questa volta lo chiamano pione. Questa volta il pione sembra soddisfare tutte le condizioni che voleva la teoria di Yukawa. In realtà se ne troveranno tre, uno positivo, uno negativo e uno neutro. Sempre con lo stesso metodo, a seguito si scopre un'altra particella ancora, che viene chiamata K o kaone. Poi si scopre un'altra particella ancora e viene chiamata lambda. Qualche anno dopo se ne scopre ancora un'altra e la chiamano omega. E poi un'altra ancora e la chiamano Xi. A questo punto penso che iniziate a vedere il problema. I fisici avevano quasi finito l'alfabeto greco per dare i nomi e le particelle iniziavano a diventare davvero tante. Quello che si capisce comunque è che c'è molto da scoprire in questo campo, per cui iniziano a creare degli esperimenti su misura per scoprire nuove particelle. Nascono quindi i primi acceleratori di particelle.
Il problema comunque è serio, si iniziano ad avere veramente troppe particelle, mentre alcuni lo iniziano a definire uno zoo, altri dicono altro che Nobel, qui se qualcuno trova una nuova particella gli dobbiamo fare la multa. E in effetti in un campo della scienza che si promette di trovare i tasselli fondamentali della natura, le particelle iniziano a diventare davvero tante. E non è tanto il problema che sono tante, quanto il fatto che non hanno bene una struttura. Tra l'altro, a questo punto si inizia ad osservare che alcune particelle si comportano in un modo strano. Tutte queste nuove ultime particelle che vi ho detto, infatti, si pensava che c'entrassero con la forza forte e in realtà c'entravano con la forza forte. Però i fisici si facevano una domanda: la forza forte è forte, ok? Fin qui ci siamo. Se è forte vuol dire che agisce molto velocemente e infatti queste particelle venivano create veramente molto velocemente. Queste particelle quindi si creano e poi sono instabili e decadono. Però alcune di queste, non tutte, solo alcune, mentre venivano create molto velocemente, poi decadevano molto più lentamente. Prendiamo per esempio il kaone. Il kaone viene prodotto se scontriamo insieme un protone con un pione. Protone e pione quindi fanno un kaone, ok? E questo viene molto velocemente. Solo che poi il kaone, quando decade, e decade in due pioni, decade molto più lentamente. E quindi si pensa che mentre nella creazione ci sia lo zampino della forza forte, nel decadimento in realtà c'entri un qualche altro tipo di forza. Questa proprietà di alcune particelle viene chiamata, di nuovo senza troppa fantasia, stranezza. Quindi si capisce che c'è questa nuova proprietà che chiamano stranezza e a quel punto iniziano a ogni particella ad associare un valore di stranezza. Quindi delle particelle che non avevano questo strano comportamento avevano stranezza 0, altre invece avevano stranezza più 1 o meno 1 a seconda dei casi. Emerge quindi proprio una tendenza che quando l'interazione avveniva molto velocemente, quindi da forza forte, la somma della stranezza tra le particelle iniziali e le particelle finali rimaneva uguale. Mentre in quei decadimenti che avvenivano lentamente, la stranezza dallo stato iniziale allo stato finale cambiava. Questa interazione non era quindi un'interazione di forza forte. E se avete capito a questo punto come danno i nomi fisici, potete immaginare che chiameranno quest'altra forza forza debole. Tra l'altro, questo concetto di forza debole non cade dal cielo in questo momento e solo per questa ragione. C'erano già altre indicazioni che ci dovesse essere una forza di questo tipo, è una storia parallela di cui quindi parleremo un'altra volta. Fin qui quindi tutto bene. Quello che però continua ad essere un problema è questo continuo proliferare di particelle. Tra l'altro a un certo punto io ho smesso di elencarvele, però se ne trovano sempre di più, sempre altre. Ma c'è un motivo se vi ho fatto tutto questo spiegone sulla stranezza. E il motivo è che la stranezza, questo numero che aggiungono alla descrizione delle particelle, insieme con altri aspetti della particella come la carica, diventa uno strumento potente per classificarle. Arriviamo quindi a uno snodo importante. Tutti i tasselli per poter scoprire i quark erano in un certo senso al loro posto. Serviva solo un fisico teorico che li mettesse insieme. Per cui ve lo presento. Il suo nome è Murray Gell-Mann. Gell-Mann nasce nel 1929, figlio di genitori immigrati dall'Est Europa. Gell-Mann in realtà cresce con il sogno di voler fare l'archeologo, però ha anche tanti e vari interessi che in parte gli passano i suoi genitori, che a loro volta sono molto appassionati di studio in generale. Gell-Mann ricorda infatti che ad esempio suo padre, benché avesse imparato l'inglese da adulto, lo parlava perfettamente e si capiva che era straniero solo perché lo parlava troppo perfettamente, senza fare neanche una stortura grammaticale. Inoltre il padre era molto appassionato di linguistica in generale, una cosa che passerà anche al figlio e infatti vedremo dopo che Gell-Mann ricamerà molto su che nomi dare alle cose. Anche la fisica era un argomento abbastanza chiacchierato a casa, essendo suo padre affascinato sia dalla relatività generale che dalla meccanica quantistica. Tra l'altro, un aneddoto curioso è che quando arriva per Murray Gell-Mann il momento di scegliere la facoltà di studio all'università, lui in realtà vuole fare ancora archeologia, ma è suo padre che ha un po' di ansia per il futuro e vuole per il figlio stabilità economica a dirgli di non fare assolutamente archeologia e di fare qualcos'altro. Il padre gli consiglia ingegneria. I consulted my father, not something that I usually did, but in this case I did. I said, there's a blank here for the probable major subject. What do you think? And my father said, well, what were you going to put down? I said, well, if they
permitted, I would like to put down linguistics or archaeology. He said, "Oh, that's absurd. You'll starve." I said, "Well, what do you think I should put down?" And he said, "Engineering. Then you'll be able to earn a living." I really don't like it. I'd rather starve than be an engineer. So he said, "Well, why don't we compromise on physics?" Murray comunque, una volta che inizia a studiare fisica e a entrare nel vivo della materia, capisce perché suo padre gliel'ha consigliata e si appassiona molto. Dopo la sua laurea triennale, Gell-Mann voleva continuare gli studi in un'altra università cosiddetta dell'Ivy League, quindi questa serie di università americane particolarmente prestigiose, e infatti mandò delle application a Harvard e a Princeton, ma a Princeton fu rifiutato, mentre a Harvard fu accettato ma solo senza borsa di studio, quindi di fatto non ci poteva andare. Dove fu invece accettato fu al MIT, che benché sia un'ottima università, per lui non era la prima scelta e considera questa situazione come un fallimento personale. Well, I was miserable. I was very unhappy. And I seriously thought of suicide. It occurred to me that I could try MIT first and then commit suicide. Yeah, but Whereas I couldn't do things in the reverse order. If I committed suicide, I could not then afterwards try MIT. The two operators didn't commute. Exactly. Ovviamente poi, una volta che arriva effettivamente al MIT, si accorge che è una bellissima università e finisce lì il suo dottorato per poi lavorare sia a Princeton sia alla Columbia University per poi ottenere una cattedra alla Caltech. Ok, ora torniamo alla nostra storia più fisica, perché è proprio Gell-Mann ad avere concepito la stranezza e è proprio lui che inizia a usarla come proprietà delle particelle per organizzarle in degli schemini che fa. Ok, adesso mi scuso, però questo è il momento della storia in cui iniziano a nascere delle classificazioni delle particelle e quindi vi devo sparare qualche nome. Prima classificazione: dividono le particelle tra hadroni e leptoni. Qual è la differenza? I leptoni sono ad esempio l'elettrone e il muone, non sono toccati dalla forza forte essenzialmente, mentre gli hadroni sono quelli che invece reagiscono attraverso la forza forte. All'interno degli hadroni a questo punto c'è un'altra divisione, quella tra barioni e mesoni. Qual è la differenza? I barioni sono più pesanti, hanno più massa, mentre i mesoni hanno una massa intermedia tra quella dei barioni e quella dei leptoni. Ok, ora che vi ho detto questi nomi, vi posso dire più specificatamente che Gell-Mann riesce a trovare una struttura per i barioni e una struttura per i mesoni, ma non riesce a trovare una struttura che in un certo senso contenga entrambi. Cosa fa quindi il nostro Gell-Mann? Inizia a lavorare con i gruppi di simmetria. Non addentriamoci troppo sui gruppi di simmetria, diciamo solo che se le variabili sono molte, come in questo caso, l'algebra dei gruppi, che è una parte della matematica, ti salva in un certo senso. Questo per dire che anche la matematica astratta può avere grandi e importanti applicazioni in altre materie. In entrambe le strutture predice che ci saranno 8 particelle. 8 particelle per i barioni e 8 particelle per i mesoni. Di mesoni in realtà se ne conoscevano solo 7, quindi l'ottavo lo prevede e in effetti poco dopo viene trovato. Gell-Mann chiama questa classificazione ottuplice via. Credo che il nome derivi da tipo degli insegnamenti di Buddha. Tra l'altro, Gell-Mann non fu l'unico fisico a arrivare a questa ottuplice via in quegli anni. Un altro giovane fisico, infatti, di nome Neman, c'era arrivato praticamente allo stesso momento, ma non aveva fatto in tempo a pubblicare prima di Gell-Mann. Entrambi i fisici, comunque, sia Gell-Mann che Neman, avevano capito come funzionava il gioco per organizzare queste particelle. Infatti, quando entrambi parteciparono alla conferenza al CERN del 62, alla quale vennero annunciate 9 nuove particelle, entrambi capirono immediatamente che queste dovevano organizzarsi in una struttura a 10 e quindi ce n'era una mancante. Neman quindi alza la mano per parlare, ma Gell-Mann è seduto svariate file avanti a lui, alza la mano per primo, parla per primo e predice lui la nuova particella, che verrà scoperta 2 anni dopo. A questo punto, proprio perché era possibile organizzare le particelle in questo modo, bisognava guardare l'elefante nella stanza. Probabilmente tutte queste particelle erano formate da tasselli più piccoli. Questa idea però aveva delle conseguenze un po' scomode, che vediamo tra poco, e per questo motivo fu difficile da digerire dalla comunità scientifica,
C'era un fisico in particolare che aveva un'idea su come potessero essere fatte tutte queste particelle e il suo nome è Robert Serber. Lui riteneva che i barioni dovessero essere fatti da 3 particelle e invece i mesoni da una particella e un'antiparticella. Questo ha anche un certo senso, infatti vi ho detto che i mesoni pesano di meno dei barioni. Quindi barioni fatti da 3, mesoni fatti da 2, di cui una particella e un'antiparticella. Serber va alla Columbia a incontrare il massimo esperto in materia, ovvero Gell-Mann, e gli propone la sua idea. Gell-Mann però non la prende benissimo, chiedendo immediatamente a Serber: se pensi che esistano queste nuove particelle, ma che cavolo di carica credi che abbiano? Serber a questa cosa non ci aveva pensato e Gell-Mann fa 2 conti e gli dice: guarda, se esistono devono avere carica meno 1/3 e 2/3, ovvero carica frazionaria. Cosa intendo? Era già noto da tempo che tutte le cariche elettriche erano multiple della carica elettrica dell'elettrone, qualunque carica elettrica. Questo, cioè, è un risultato sperimentale super noto. C'erano stati esperimenti come l'esperimento di Millikan a confermare questa cosa, era una cosa assodata. Quindi ora che questo arrivasse da Gell-Mann e dicesse che dovevano esistere delle particelle che avessero cariche frazionarie, cioè una frazione della carica dell'elettrone, quando non si è mai vista una carica che non fosse multipla della carica dell'elettrone, era assurdo, no? Gell-Mann comunque dà un nome a queste particelle, le chiama quark, scegliendo apposta una parola priva di senso, un po' per sottolinearne l'assurdità. In seguito poi cambiò il nome a quark perché trovò questa parola quark su un libro di Joyce. A questo punto Gell-Mann inizia un po' a rimuginare su questa idea dei quark. D'altronde la logica con cui era arrivato Serber a formularli era abbastanza lineare, quindi Gell-Mann inizia a pensare: ma se per caso questi quark rimanessero sempre all'interno della particella hadronica che compongono, avrebbe senso non averli mai visti e avrebbe senso non aver mai visto una carica elettrica frazionaria. Ci pensa e ci ripensa finché nel 1964 pubblica l'articolo che avrebbe cambiato la sua carriera, in cui ipotizza che esistano 3 quark, che chiama up, down e strange, e ipotizza che tutte le particelle hadroniche che si erano trovate dovessero essere una combinazione di questi 3. Ad esempio, il protone doveva essere fatto da 2 quark up e 1 down e il neutrone da 2 quark down e 1 up. Oltre a questo, tutte le particelle che erano state chiamate strane era perché dovevano contenere uno o più quark strange e quindi dovevano essere i quark strange ad avere quella proprietà di poter decadere tramite interazioni deboli. Tra l'altro, ancora una volta, ad arrivare alle stesse conclusioni a cui stava arrivando Gell-Mann è un altro fisico allo stesso momento. In questo caso si tratta del fisico Zweig. Zweig però non aveva la stessa carriera e credibilità alle spalle di Gell-Mann, per cui il suo articolo fu addirittura rifiutato dalla rivista e non fu pubblicato. Fu lo stesso Gell-Mann in realtà solo a seguito a far avere a Zweig un qualche riconoscimento per la scoperta che poi ci fu dei quark. Gell-Mann, comunque, per la formulazione della teoria dei quark, vince il Nobel in fisica nel 1969, anche se in quell'anno i quark non erano ancora stati scoperti sperimentalmente. Tra l'altro, in quel momento per i quark c'era sia un problema sperimentale, quindi il problema proprio di riuscire a vederli, riuscire a scoprirli in qualche modo con un qualche esperimento, ma c'era anche un problema teorico. Ora ve lo spiego, seguitemi perché questo passaggio è importante. Allora, se guardiamo i tasselli fondamentali della natura, questi sono indistinguibili. Un elettrone è uguale, identico a un altro elettrone. L'unico modo che abbiamo eventualmente per distinguere un elettrone da un altro è se i due hanno dei numeri quantici diversi. I numeri quantici sono delle proprietà della particella. Ad esempio, lo spin è un numero quantico. Ora, c'è un principio molto importante in fisica quantistica che è il principio di esclusione di Pauli, che dice che non ci possono essere 2 elettroni con gli stessi numeri quantici nello stesso stato. Ok, facciamo l'esempio degli elettroni. Gli elettroni possono avere o spin up o spin down, quindi se prendete un elettrone spin up e ci cercate di attaccare nello stesso sistema un elettrone a spin down, sono tecnicamente 2 elettroni distinguibili e quindi potete farlo. Se invece cercate di metterci uno spin
ancora up, questa cosa non funziona, questo stato non può crearsi. Questa stessa cosa doveva succedere anche per i quark. Qual era però il problema? Il problema è che si erano osservate delle particelle, come ad esempio lambda che dovevano essere fatte, secondo l'ipotesi di Gell-Mann, da 3 up, quindi 3 quark uguali, e che si sapeva dovevano avere tutti e 3 spin up. Quindi questa particella era fatta di 3 tasselli uguali con spin uguale. Questa cosa per il principio di esclusione di Pauli non era possibile. Quindi come viene risolto? Viene risolto aggiungendo un altro numero quantico. Se la struttura non la possiamo costruire con 3 tasselli identici, allora diciamo che i 3 tasselli non erano identici. Troviamogli una qualche proprietà che li renda distinguibili. Questa proprietà viene chiamata colore. Il nome colore può trarre un po' in inganno perché magari si può pensare che è davvero il colore dei quark. In realtà quella del colore è totalmente e solo un'analogia. Ora arriviamo alla prova sperimentale che i quark esistano. Siamo all'esperimento SLAC in California. SLAC fa scontrare un fascio di elettroni contro dei protoni e in questo urto ci sono due cose che possono succedere. La prima è il cosiddetto urto elastico, quindi protone e elettrone si scontrano, rimbalzano e noi li misuriamo con i nostri detector una volta che sono rimbalzati. Un'altra cosa che può succedere negli urti invece è il cosiddetto urto profondamente anelastico. Che cosa succede? Succede che se lanciate una pallina contro un'altra pallina e rimbalzano, siamo nella situazione che ho appena detto, urto elastico. Ma se lanciate per dire una pallina contro un piatto di vetro, il piatto lo spaccate e questo è un diverso tipo di urto che per questo motivo viene detto urto profondamente inelastico. Quindi un urto in cui una parte degli oggetti urtanti viene scomposta nei suoi componenti più piccoli. Capite bene perché questa idea può essere importante a SLAC. Perché se elettrone e protone rimbalzassero in modo elastico, allora il protone non sarebbe fatto di niente. Ma se per caso protone e elettrone rimbalzassero in modo profondamente anelastico, vorrebbe dire che il protone era fatto di qualcos'altro. I risultati arrivano e quello che SLAC trova è incredibile, ovvero a basse energie, quindi quando si lanciano elettroni piano, l'urto è elastico, ma a energie più alte, ecco che l'urto diventa profondamente anelastico, quindi vuol dire che il protone si decompone nei suoi costituenti. Quindi vuol dire che il protone non è una particella fondamentale, ma è fatta di qualcos'altro. Fu Richard Feynman a fare i calcoli e analizzare i risultati e fu lui a dire che cosa significavano. In questo momento però ancora la teoria dei quark era mal vista dalla comunità scientifica, quindi Feynman in un certo senso se ne lava le mani e dice ok, i protoni sono fatti da qualcos'altro, diciamo chiamiamoli partoni, li chiama partoni per dire che sono parti del protone, ma non si vuole sbilanciare a dire che si tratta di quark, semplicemente dice il protone è fatto da qualcos'altro. Dick Feynman constructed a popularization of Durkheim's ideas that he called partons. Ugly word with a Latin head and a Greek ending. And what it meant was quarks, basically, but he'd want to say quarks. Con più esperimenti però si iniziò a vedere che queste parti del protone avevano le caratteristiche dei quark e circa 10 anni dopo il premio Nobel dato appunto a Gell-Mann, i quark erano diventati una realtà accettata e confermata. Mi rimane una cosa da spiegarvi, ovvero il motivo per cui i quark non possono uscire dal protone o dalle altre particelle hadroniche. Per capirlo dobbiamo pensare a come funziona la forza forte. Quello che risulta, infatti, è che l'intensità della forza forte aumenta quando si fa per separare due quark. Possiamo immaginarci la forza forte come un superelastico che cerca di tenere i quark attaccati insieme e più cerchiamo di separarli e più la forza dell'elastico diventa pressante. Quindi se noi prendiamo ad esempio uno stato fatto di un quark e di un antiquark, tipo un qualunque mesone, cerchiamo di separarli, quello che succede è che non riusciamo a separarli perché quando sono a una certa distanza la forza forte fa sì che compaiano rispettivi quark e antiquark e rimangano di nuovo due mesoni. Quindi se cerco di separare un mesone mi rimangono in mano due mesoni e il quark libero non lo vedo mai. La legge che la natura sembra darsi quindi è che ogni particella deve avere colore finale bianco, che sia fatta da una tripletta di colori fondamentali o che sia fatta da un colore e dal suo anticolore, alla fine la somma dei colori su ogni particella deve dare bianco.
Ancora una volta, parlare di colori non è perché sono davvero colori, ma perché possiamo fare questo ragionamento come se fossero colori. Questa cosa, tra l'altro, che io ho chiamato elastico, in realtà è una particella portatrice della forza. Ricordate come avevamo detto prima con Yukawa? Questa particella per la forza forte si chiama gluone. Mi direte, ok, quindi non è il pione perché ci hai raccontato tutta quella storia di Yukawa? Allora, la teoria di Yukawa viene fuori che non era la teoria più fondamentale possibile. Infatti Yukawa fa il meglio che può con gli strumenti che aveva a disposizione. In realtà la forza di Yukawa, quella tra protoni e neutroni, non è la vera forza forte, perché la vera forza forte agisce tra i quark, mentre la forza tra protoni e neutroni osservata da Yukawa è più che altro una conseguenza secondaria della forza forte. In ogni caso, siamo arrivati al punto in cui l'idea di quark si è affermata. E in realtà con il tempo, con acceleratori di particelle che riescono a creare delle particelle più pesanti, si trovano altri 3 quark che vanno a completare il quadro. E questi 3 quark sono lo charm, il top e il bottom. A questo punto, per trarre un po' le conclusioni, vi voglio far vedere una simulazione di come si pensa sia fatto il protone. Perché se siete stati attenti fin qua mi direte, ok, il protone è fatto da 3 quark. Facile, no? 2 up e un down stanno all'interno. Cosa c'è di più da dire? Allora, è vero che dovrebbero essere 3 quark, però è anche vero che la forza forte è molto forte, per cui i 3 quark non riescono a fare praticamente niente senza dover interagire tra di loro o interagire con un gluone. Per cui, se noi guardiamo realisticamente un protone, non vediamo i 3 quark, ma vediamo come stanno interagendo. L'interazione principale che dovete tenere a mente è che un quark e un antiquark possono dare un gluone e poi un gluone può decadere in un quark e un antiquark. Tra l'altro potete immaginarvi che a seconda dell'energia di cui stiamo parlando, quark possono interagire di più o di meno, quindi la foto del protone cambia anche in base a tanti altri fattori. So che questa storia è lunga, potenzialmente un po' complicata da seguire perché è veramente il modo in cui si è arrivati ai quark. Io ho cercato di farlo il più lineare possibile, ma è abbastanza arzigogolato, si intreccia con un sacco di altre cose. Ma in ogni caso, grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo che se volete sostenere questo canale lo potete fare con le solite cose che sapete funzionano per spingere sull'algoritmo di YouTube, quindi mettere like, scrivere un commento se volete, condividere questo video con qualcuno a cui pensate possa interessare, queste sono cose che mi aiuterebbero molto e anche, come mi ricordano di dire, di iscrivervi al canale. Basta!